2, 3, and 1. Ciao ragazzi, qui è Marchettino e direttamente dalla Salone di Francoforte abbiamo qui una novità di Ferrari. E che Ferrari? Giusto un paio di giorni fa Ferrari ha presentato nella città di Portofino il loro ultimissimo modello, la Ferrari Portofino, un chiaro omaggio alla splendida città ligure. E ora andiamo a vederla insieme. La Ferrari Portofino va a sostituire la California, che è stato un modello di grande successo per l'azienda. Se pensate che questo si tratta solamente di un massiccio restyling, beh, vi sbagliate di grosso. Se pensate che dalla California alla California T il modello ha subito una grossa evoluzione dal punto di vista stilistico e meccanico, beh, questo modello è completamente nuovo. Stilisticamente parlando, la Ferrari Portofino la trovo veramente ben riuscita, molto più aggressiva e slanciata della California. E guardate il muso, molto aggressivo e cattivo, fa molto Ferrari FF, devo dire. Come dicevo, si tratta di un modello completamente nuovo, nuovo telaio, nuovo sistema di apertura del tetto rigido, tutto nuovo, tranne il motore, che è una rivisitazione del 3008 V8 biturbo che trovavamo già sulla California T, e questa volta è stata alzata nuovamente l'asticella, specialmente per una GT di questa categoria. La potenza sale a ben 600 cavalli e la coppia 760 Nm. Se ci pensate, sono numeri veramente pazzeschi, se considerate anche che la Portofino è la nuova entry level del marchio. È anche pazzesco se considerate che fino a qualche anno fa, se volevi una macchina con queste cavallerie, dovevi puntare a macchine con un 12 cilindri, e fino a un decennio fa 600 cavalli era il territorio delle hypercar. Veramente pazzesco. Guardate che capolavoro il vano motore. Questo qui è il vuoto della Portofino che la porta da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo con una velocità massima di oltre 320 km/h. Ci sono veramente un sacco di dettagli bellissimi su questa macchina. Ad esempio, guardate qui come viene convogliata l'aria per creare un miglior flusso aerodinamico. Stupenda. Non male questi sedili, sono molto sottili, ma al volante della macchina sono molto comodi e contenitivi. Eccoci dentro la Ferrari Portofino, e quello che posso dire è che anche gli interni sono stati aggiornati, la qualità è stata alzata finalmente, devo dire, e devo dire che la qualità degli interni è veramente buona. Qui troviamo un grosso display da 12 pollici, anche il sistema multimediale di infotainment è completamente nuovo. Si tratta di una 2+2, ma onestamente dietro di spazio non ce n'è veramente tanto. Dietro al volante le palette, questa macchina è disponibile solo col cambio a doppia frizione, è una versione rivisitata e più veloce rispetto a quella della California T. Il volante è completamente nuovo, devo dire che non sono un grande fan di questo disegno, con questo pezzo qui così stretto e largo. Qui troviamo una nuova versione aggiornata del manettino, sempre con 3 funzioni. Onestamente, se c'è una cosa che non ho mai compreso della California, anche della Portofino, è il fatto di dare la possibilità al guidatore di avere solamente 3 impostazioni: Comfort, Sport e SC Off con tutti i controlli spenti. Se ci pensate, su modelli come 488, 812 ci sono molte più funzioni che permettono di poter guidare la macchina con i controlli non completamente spenti, mentre qui non ci troviamo una via di mezzo, ci troviamo Sport con i controlli completamente accesi e SC Off con i controlli completamente spenti. Dato che parliamo di cavallerie importanti su questa macchina, secondo me dovevano mettere un'altra funzione intermedia. Once again.
colore che dona veramente alla Portofino. Però devo dire che qui nello stand Ferrari ce n'è un'altra che mi piace veramente tanto configurazione. Questa qui è argento opaco con gli interni cuoio, veramente stupendo. Una configurazione veramente di classe che le dona veramente tanto a questo modello. E questo è il taglio del tetto quando la capot è rigida e alzata. La trovo veramente bella sia col tetto abbassato che alzato. Quindi ragazzi, che cosa ne pensate della nuova Ferrari Portofino? Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, il vostro supporto è molto importante e come sempre grazie per la visione. Ciao!